Ciao amici e bentornati sul mio canale. Come vedete oggi sono in esterna per fare la recensione di questo fantastico Sunseeker S3. Modello che ho deciso di recensire per due motivi. Il primo è per la sua qualità di taglio e il secondo per il suo rapporto qualità-prezzo, perché attualmente è andato al minimo storico. Infatti in origine costava 799 euro, ma ora è in sconto Prime Day del 33% e lo porterete a casa a soli 540 euro. E devo dire che trovare un tosaerba che integri la navigazione RTK con la navigazione visiva RGB a soli 540 euro è quasi impossibile, per cui non potevo perderci l'occasione per farci una recensione. Detto questo, il video sarà diviso in tre parti. Nella prima parte andremo a fare l'installazione, nella seconda parte il taglio e nella terza parte andremo a analizzare anche la sua applicazione. E prima di partire vi ricordo che se alla fine del video vi sarete innamorati anche voi di questo tosaerba, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Mettetevi comodi, lasciate un bel like e partiamo con la recensione. Adoro tantissimo il logo Sunseeker cromato, dà un tocco di eleganza non indifferente per quanto riguarda il case. Davanti abbiamo i due connettori per la ricarica e la telecamera RGB che gli permette la navigazione visiva, e unita alla navigazione tramite GPS con l'antenna RTK gli permette di avere una doppia copertura durante la rasatura. E sotto questo sportellino troviamo tutta la pulsanteria, abbiamo il tasto d'accensione, il tasto start, il tasto di ritorno alla base di ricarica e il tasto OK per modificare le impostazioni, e vi consiglio di inserire il pin di sicurezza a 4 cifre. E questa che vedete di colore azzurro è la manopola che serve a regolare manualmente l'altezza di taglio, può essere regolata da 20 a 60 mm. Altra caratteristica a prezzo è la trazione anteriore, che aumenta notevolmente la capacità di risalita di questo tosaerba, infatti lui riesce a superare pendenze fino al 30%. E questo che vedete è il sensore della pioggia. Infatti se per caso durante la rasatura dovesse iniziare a piovere o venire un temporale, il robot tornerà in maniera automatica alla base. E concludiamo l'analisi di questo tosaerba con la parte inferiore. Sono rapito da questo bellissimo disco flottante, guardate come si alza e si abbassa, per cui si adatta in maniera automatica alla morfologia del terreno, portando ad avere come risultato finale un taglio regolare, perché grazie a questo movimento si adatta all'altezza del terreno. E questo disco dotato di tre lame gli permette di tagliare 18 cm ad ogni passaggio. Per quanto riguarda l'installazione di questo Sunseeker S3 è praticamente plug and play, vi basterà installare l'antenna a debita distanza dalla vostra abitazione. Tra l'altro, per essere sicuri di averla installata nel posto corretto, dall'applicazione potete controllare l'intensità del segnale. La base invece l'ho installata di fianco al marciapiede della mia abitazione e l'ho anche fissata con i picchetti presenti nella dotazione. E a proposito di dotazione base, all'interno della confezione troverete anche questi picchetti di ferro più resistenti da utilizzare per fissare l'antenna, addirittura due cambi per le lame del disco di taglio, e hanno messo anche questo bellissimo manuale che potete utilizzare per leggere le sue funzioni e utilizzarlo come tutorial per l'installazione. E una volta che avrete collegato l'alimentatore e l'antenna e scaricato l'applicazione, vi basterà creare un account e collegare col Bluetooth il tosaerba al vostro cellulare. Arrivati a questo punto, entrando nell'applicazione vi basterà cliccare su inizia la mappatura. Parlando appunto di mappatura, questo modello riesce a fare sia la mappatura automatica per giardini con confini delimitati, ma anche quella manuale in cui lo guidate direttamente col cellulare. Essendo il mio un giardino di montagna senza confini, procederò con quella manuale. Ho completato la mappatura e adesso il robot in maniera automatica sta tornando alla base, e prima di partire con la rasatura andiamo a regolare l'altezza di taglio. Direi che 30 cm è più che sufficiente. 3, 2, 1, via! Ed eccolo qua che sta partendo. Sono curioso di vedere il risultato finale.
Il rilevamento degli ostacoli di questo Sunseeker S3 non è affatto male, infatti durante il taglio l'ho messo alla prova con vari oggetti che ho posizionato all'interno del giardino: pallone da calcio, una sedia, un cane finto a peluche e anche un vaso, e come avete visto dalle immagini li ha riconosciuti arrivando proprio a pochi centimetri dall'ostacolo. Mi sono anch'io messo in prima persona per vedere se riconosce anche le persone e per fortuna mi ha riconosciuto, per cui è un robot che posso consigliare anche in giardini con animali, cani o gatti o frequentati da bambini, perché sarà sicuro al 100% durante la rasatura, anche perché lui riconosce più di 360 oggetti, sia dinamici, statici o sospesi, perché se avete anche una sedia a dondolo non sarà un problema, ma verrà direttamente riconosciuta da questo S3. E non se l'è cavata solo nel riconoscimento degli oggetti, perché grazie ai 5 TOPS questo robot riesce ad avere una rasatura intelligente, riconoscendo in automatico i confini del giardino come i marciapiedi, e questi TOPS gli permettono anche di ottimizzare e migliorare la pianificazione del percorso. E devo dire che trovare un robot a meno di 600 euro con ben 5 TOPS è più unico che raro, per cui se avete un giardino che non supera gli 800 metri, con ostacoli e anche con pendenze fino al 30%, si fa veramente fatica a trovare un toserba con delle caratteristiche migliori di questo Sunseeker S3. Ho apprezzato tantissimo questo ampio spazio dove è stato inserito il disco di taglio, perché favorisce nettamente il defluire dell'erba durante la rasatura, che a lungo andare possono incidere negativamente per la quantità di manutenzione ordinaria. Se avete una linea wifi, questo robot si può collegare direttamente alla vostra abitazione. Se invece avete una campagna con una pessima connessione internet, potete comunque acquistare separatamente il modulo 4G GPS, e una volta che l'avrete attivato vi permetterà di sbloccare la funzione antifurto, così se qualche malintenzionato provasse a rubarvelo potrete rintracciarlo direttamente dal cellulare. Se avete invece una casa domotizzata è perfetto non solo per il wifi, ma anche perché lui si può collegare ad Alexa e a Google Assistant, così da farlo iniziare a tagliare direttamente coi comandi vocali. Altro plus aggiuntivo di questo Sunseeker S3 è il modulo LoRa, veramente molto potente per quanto riguarda la comunicazione tra l'antenna e il robot, e vi permette di avere una copertura massimale anche nelle zone lontane dall'antenna o anche con ostacoli di grandi dimensioni, perché appunto il modulo LoRa penetra bene le barriere. Se dovesse perdere anche la connessione LoRa, che è molto difficile, durante il test a me non è mai successo, in ogni modo il robot non sarebbe alla cieca perché integra in maniera automatica la sua navigazione visiva. Devo dire che mi ha impressionato tantissimo la copertura di questa antenna RTK, perché adesso il robottino l'ho mandato nella zona 2, che è esattamente dalla parte opposta dell'antenna, e come barriera c'è la mia abitazione, che come vedete è bella alta. Andiamo a vedere se riesce a navigare correttamente e soprattutto a tagliare, anche perché in questa zona c'è un corridoio molto stretto che serve a testare la sua capacità di taglio nei corridoi con larghezza anche di soli 80 cm. E se vedete anche voi, qua siamo esattamente dietro all'abitazione, infatti l'antenna è al di là della terrazza, ma nonostante questo la sua localizzazione è perfetta, per cui lo consiglio anche per abitazioni che hanno i giardini su 4 lati, e anche se avrete la casa in mezzo che fa un po' da ostacolo tra l'antenna e alcune zone del giardino, non saranno un problema per questo Sunseeker S3, perché grazie a questa super antenna avrà sempre la posizione corretta in tempo reale, ed essendo un modello abbastanza compatto è perfetto per tenere ordinato anche giardini o corridoi d'erba che hanno una larghezza non inferiore a 80 cm. Ci sono tante funzioni di personalizzazione, tra cui l'aggiunta e la divisione di zone del vostro giardino. Per quanto riguarda le impostazioni avanzate, potete attivare la pianificazione scegliendo i giorni ma anche la fascia d'oraria. Funzione davvero utile quanto la possibilità di modificare la mappa. Io infatti ho inserito una zona vietata, che è questa che vedete di colore rosso, e il corridoio che serve a collegare le zone. Potete aggiungere fino a 60 zone per mappa e potete anche impostare parametri diversi in base alla zona. Stessa cosa per la velocità di taglio, potete deciderla su 3 livelli: bassa, standard o alta. Per quanto riguarda la direzione di taglio ci sono 3 possibilità: predefinito, senza tracce o personalizzato. Nella funzione ritardo pioggia potete
potete anche impostare i tempi in cui il robottino starà alla base in caso di temporale. E beccatevi questa chicca, perché addirittura all'interno dell'applicazione di Sunseeker vi dà l'intensità in tempo reale della copertura dell'antenna RTK, e se lo acquisterete vi consiglio di andare a attivare gli aggiornamenti automatici così da utilizzarlo all'ultima versione disponibile. Taglio del giardino completato, e per tagliare tutta quest'area, di cui una parte anche in salita, ha impiegato circa 90 minuti. E ora andiamo a fare anche un tour del giardino, spero che si veda bene dalla telecamera. Andiamo anche da vicino, vi faccio vedere l'altezza rispetto alla mia mano. Ho impostato 3 cm e come vedete l'ha mantenuto in tutta l'area. Guardate anche qui come ha tagliato fino all'ultimo centimetro, anche perché essendo molto piccolino riesce a andare vicino ai bordi, e se attiverete la funzione tagliabordi andrà anche direttamente con 2 ruote sopra al marciapiede. Funzione che ha utilizzato infatti per tagliare questo corridoio. Guardate anche qui come è riuscito a tagliare l'erba tra il marciapiede e il giardino. E con l'analisi del taglio siamo arrivati alla fine di questa recensione. Devo dire che questo Sunseeker S3 per quanto mi riguarda è uno dei migliori robot toserba Best Buy di questo 2026. 799 euro che era il suo prezzo di lancio già non era male per le sue caratteristiche, ma questo extra sconto del 33% che lo abbassa a 540 euro è un'occasione da non perdere, e se non volete farvela sfuggire vi ricordo che vi ho lasciato il link diretto per poterne approfittare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. E concludo dicendovi che consiglio questo robot a chi ha un budget molto ridotto e magari cerca un robot che sia sicuro, affidabile, con un'ottima dotazione base. Infatti vi ricordo che ha già il kit di lame di ricambio e soprattutto con una doppia navigazione per essere sicuri durante la resatura sia nel taglio ma anche nel riconoscimento di animali e persone. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Da Luca Tache e da questo Sunseeker S3 è proprio tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!